Buongiorno e di nuovo bentornati qui nella mia cucina, come state? Allora, oramai siamo vicinissimi al Natale e quello che vi voglio presentare oggi è un altro piatto tradizionale romano che si fa generalmente alla vigilia di Natale ed è il baccalà in umido. In realtà di questa ricetta ce ne sono diverse versioni perché si va da quella più povera a quella più ricca. Quella più povera è quella che io farò oggi soltanto con le cipolle e le olive. Mentre invece ci sono altre ricettazioni molto simili ma che vengono aggiunti degli ingredienti in più. C'è quella con l'uvetta passa e pinoli e poi quella ancora più ricca in umido con le patate. Noi oggi faremo quella più semplice, quella più classica e vabbè, vediamo un attimino prima la ricetta e poi dopo ne riparliamo alla fine del video. Però prima di arrivare alla ricetta vorrei ricordare a chiunque ancora non l'avesse fatto di iscriversi al canale, cliccare la campanella lì sotto così non perderete i miei prossimi video. E noi ci vediamo alla fine della ricetta. In una casseruola con i bordi alti e abbastanza capiente metteteci l'olio d'oliva a riscaldare. Poi metteteci la cipolla tagliata a fette e fatela imbiondire a fuoco dolce. Nel qual caso servisse, fatela stufare anche con un goccino d'acqua. Questo eviterà alla cipolla di bruciarsi. Appena pronta potete mettere dentro i tranci di baccalà e fateli stufare per qualche minuto. Dopo pochi minuti di cottura girate i tranci di baccalà. Salate e pepate e poi mettete la polpa e la passata di pomodoro e lasciate continuare a cuocere sempre a fuoco dolce. Assaggiate il sugo se è giusto di sale, dopodiché aggiungete le olive e l'origano e mescolate dolcemente. Nel frattempo tostate delle fette di pane su una griglia o in forno. Mettete in un piatto prima le fette di pane bruscato, poi il sugo con le cipolle, i tranci di baccalà ed infine guarnite con le olive. Ora potete gustarvi il vostro baccalà alla romana. Buon appetito! Allora, qualche cosa da dire sul baccalà. Farò una cosa molto breve perché poi sul baccalà io farò un video a parte, un tutorial per spiegare come si sceglie, quali sono i vari tipi e la differenza che c'è tra un baccalà e uno stoccafisso. Il baccalà che avete visto è un baccalà norvegese che io ho comprato già sotto sale e che ho dissalato. Poi dopodiché l'ho tagliato in varie parti, alcune le utilizzerò per fare altre ricette e poi ho utilizzato questo. Il baccalà io non solo l'ho dissalato ma l'ho anche spellato, però se volete potete lasciarla la pelle. Come vi dicevo, questa è una ricetta povera, come avete visto c'è tanta cipolla, ci abbiamo messo le olive, io ho utilizzato quelle di Trane, quindi una oliva laziale, ma voi potete utilizzare qualsiasi altro tipo di oliva. L'importante è che abbia quel gusto un pochino amarognolo che va a contrastare la dolcezza della cipolla. Per il resto è una ricetta molto facile da fare e anche la possibilità di poterla preparare il giorno prima per il giorno dopo, perché è anche molto buona riscaldata, e poi chiaramente abbinata con il pane bruscato, col pane tostato. È spettacolare.
Veramente io ve lo consiglio se avete voglia di scoprire qualche piatto della tradizione che sia diversa da quella della vostra regione. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo momento, vi auguro un calorosissimo buon Natale e ci vediamo alla prossima ricetta. E quindi buon Natale a tutti di nuovo!